Ciao amici e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere una ricostruzione completa di queste unghie usando le Dual Tips. Le Dual Tips che useremo in questo video sono dello stile Under e hanno la particolarità di essere completamente dritte, quindi non puntano verso l'alto o verso il basso, e secondo me si adattano perfettamente a ricostruzioni di unghie un po' più lunghe. Mi rendo conto che l'applicazione delle Dual Tips potrebbe sembrare a prima vista molto facile, ma in realtà non lo è, ed è per questo che in questo video voglio presentarvi i miei trucchetti per un'applicazione perfetta. E adesso cominciamo subito con il tutorial. Io vi ricordo anche di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. E la prima cosa che faccio è rimuovere il prodotto precedente. Se vedete, queste unghie vanno veramente verso il basso ed è per questo che ho optato per una ricostruzione totale invece di andare a fare il refill, perché un refill correttivo su questo tipo di unghie è davvero complesso. In più, oltre che andare verso il basso, sono anche storte, quindi se vedete l'indice va veramente verso destra, quindi preferisco rimuovere tutto il prodotto, accorciare il bordo libero, e così vi faccio anche vedere come ricostruire completamente un'unghia usando le Dual Tips. La punta che sto usando è una punta di Emotion Nails a fascia verde, quindi è una punta molto abrasiva e è perfetta quando devo eliminare tanto prodotto. Ovviamente tutti i link sono giù nell'info box e vi lascio anche un codice sconto Laura10 su tutto il sito. Per opacizzare l'unghia naturale ho scelto una lima di grana 180 e vado bene attorno al giro cuticolo e ai vali laterali in modo che tutta l'unghia sia perfettamente opacizzata, e poi vado anche ad assottigliare il prodotto qualora ce ne fosse bisogno. Siccome precedentemente abbiamo usato una punta grana verde, preferisco fermarmi un po' prima, lasciare del prodotto e andare a rifinirlo successivamente con la lima. Adesso andiamo a preparare le cuticole e sto usando le punte per la dry manicure di Emotion Nails. La prima punta che ho usato è una punta cilindrica fascia blu che è perfetta per andare a rimuovere lo pterigio, cioè la pelle che è attaccata al letto dell'unghia. Poi con una punta un po' più di precisione, che è questa goccia a fascia rossa, vado a sollevare bene le cuticole e a ribaltarle, e poi andrò successivamente a eliminarle con una punta a sfera usata a giri molto bassi, anche questa è a grana molto fine. Siccome faremo una ricostruzione e avremo bisogno di limare anche attorno al giro cuticole, vi raccomando sempre di non andare a togliere troppo la cuticola attorno all'unghia, perché la va a proteggere in fase di limatura. Adesso passiamo alla preparazione dell'unghia naturale con i mediatori di aderenza, e sto usando il Nail Prep, che è un deidratante dell'unghia naturale, poi il Mega Bond, che è un primer non acido, ed infine il Bonder con il pennello, che è una base fluida che va polimerizzata ed è perfetta per prodotti come gel, acrigel, e assicura un'adesione perfetta del prodotto. Io vi consiglio sempre di usare l'acrigel per la lavorazione con le Dual Tips e di scegliere accuratamente la misura della Dual Tips in modo che non sia troppo stretta ma che vada bene ad abbracciare tutta l'unghia. Questo secondo me è l'errore più comune, cioè di scegliere una Dual Tip che è troppo stretta e poi questa non andrà bene a coprire tutta l'unghia, i punti A e B non avranno sufficientemente prodotto e quindi l'unghia si romperà dopo pochissimo tempo. Il secondo consiglio che vi do è quello di non applicare troppo acrigel. Cominciate con una pallina non troppo grande applicata alla base della tip e poi andate a stenderla uniformemente fino alla lunghezza desiderata. Dopodiché andate ad appoggiarla leggermente in modo che il prodotto aderisca perfettamente all'unghia e polimerizzate con una torcia UV solamente il giro cuticole. In questo modo possiamo fissare la tip in modo che non si muova, però abbiamo ancora tempo per rifinire il prodotto nella parte inferiore dell'unghia. Infatti il prodotto nella parte inferiore è ancora non polimerizzato e possiamo aggiustare il prodotto in modo che sia liscio e omogeneo. Queste forse sono le domande che mi fate di più, cioè perché le unghie realizzate con le Dual Tips mi si spezzano subito e come faccio ad evitare accumuli di prodotto sotto l'unghia, e in questo video vi ho dato le risposte. Dopo aver polimerizzato completamente il prodotto posso staccare le Dual Tip e passo alla limatura. Il motivo principale per usare le Dual Tips è di limare il meno possibile, perché dovremo già avere una forma perfetta, ed infatti la limatura è ridotta al minimo. Prima vado a sistemare il giro cuticole, che è la parte dove si è accumulato un po' di prodotto, e poi vado a levigare tutta la superficie dell'unghia ed infine vado a limare i laterali inferiori. E guardate come, appunto, scegliendo una misura della Dual Tips adatta, un po' più grande, abbiamo completamente coperto i punti A e B e la forma secondo me è bellissima. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti.
L'unica cosa che dobbiamo fare è quella di sistemare adesso il bordo libero in modo che sia simmetrico e perfetto, e poi la parte inferiore dell'unghia. Come vedete c'è pochissimo lavoro da fare, però voglio assottigliare ulteriormente il margine libero in modo che sia sottilissimo. Poi a vostra discrezione potete scegliere se lucidare anche il retro dell'unghia oppure no. Io personalmente lo lascio senza lucido. L'ultimo passaggio che vado a fare è quello di levigare perfettamente la struttura con il buffer, e secondo me questo è un passaggio veramente importante, soprattutto se si usano materiali porosi come l'acrigel, in modo che se andiamo a stendere poi il colore risulterà super omogeneo. In questo caso, siccome mi piaceva troppo il colore di questo acrigel, ho deciso di lasciare l'unghia nude e di creare un'unghia gioiello con le mezze perle, le microperle e gli Swarovski, e qui sto applicando uno strato di gel colla che è perfetta per applicare appunto le decorazioni, formando una specie di coroncina attorno al giro cuticole, e inserisco una mezza perla al centro un po' più grande con questi riflessi cangianti, e ai lati dei cristalli color opale che ho preso su AliExpress di dimensioni sempre più piccole. E poi tra un cristallo e l'altro ho aggiunto fuori camera delle microperle in metallo piccolissime in modo da incastonare la mia composizione. Mi raccomando, prima di andare in lampada assicuratevi che tutto sia il più simmetrico possibile. Adesso non ci resta che applicare il lucido su quest'unghia bellissima, e ho scelto il Super Shine di Emotion Nails, quindi lo applico prima sulla lunghezza e poi con un pennellino liner sistemo il lucido attorno al giro cuticole e in tutte le aree più difficili da raggiungere. Per ultimo vado a restituire l'idratazione alle cuticole con quest'olio super profumato di Emotion Nails, e se siete arrivati fino a questo punto del video commentate con l'emoji dell'ostrica. Il tutorial è aggiunto al termine e io spero che vi sia stato utile, e se vi va di rimanere ancora in mia compagnia vi lascio qui 2 suggerimenti a dei video che potrebbero interessarvi, e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!